Avevo sopportato le 1000 offese di Fortunato come meglio potevo, ma quando egli osò spingersi all'oltraggio, giurai vendetta. Se conoscete bene la natura della mia anima, voi non penserete che mi sia limitato a dar voce a una minaccia. Alla fine sarei stato vendicato. Questo era un punto definitivamente stabilito. E la certezza stessa del mio proposito escludeva ogni idea di rischio. Dovevo non solo punire, ma punire restando impunito. Un torto non è vendicato se la punizione ricade su chi la infligge, e non è vendicato neppure se il vendicatore non riesce a farsi riconoscere come tale da colui che gli ha fatto torto. Comprenderete dunque che né con parole né con gesti avevo mai dato a Fortunato motivo di mettere in dubbio la mia benevolenza. Continuavo come sempre a sorridergli, e lui non s'accorgeva che il mio sorriso era ora al pensiero che sarebbe stato immolato. Aveva un punto debole questo Fortunato, benché per il resto fosse un uomo da rispettare e persino da temere. Si vantava di essere un grande intenditore di vini. Pochi italiani hanno il vero spirito del conoscitore. Per lo più il loro entusiasmo è una posa, adattata al momento e all'occasione, per ingannare i milionari inglesi e austriaci. Nella pittura e nelle gemme Fortunato, come i suoi connazionali, era un ciarlatano, ma in fatto di vini antichi era sincero. In questo non differivo molto da lui. Ero anch'io esperto di annate italiane e ne compravo spesso, ogni volta che potevo. Era quasi buio, al colmo dei bagordi del carnevale, quando incontrai il mio amico. Mi salutò con calore eccessivo, perché aveva bevuto molto. Indossava un costume da buffone, una stretta veste a strisce colorate e in testa un cappuccio a cono ornato di campanelli. Fui così lieto di vederlo da pensare che non avrei mai smesso di stringergli la mano. Gli dissi: «Mio caro Fortunato, ma che piacere incontrarvi. Vi trovo bene oggi. Ma lo sapete? Ho ricevuto una botte di quello che dovrebbe essere un amontillado. Però ho i miei dubbi». «Come?» disse lui. «Amontillado? Una botte? E in pieno carnevale? Impossibile». «Ho i miei dubbi, infatti», risposi, «e sono stato così sciocco da pagare il prezzo pieno del vero amontillado, senza consultarvi. Non riuscivo a trovarvi e temevo di perdere l'affare». «Amontillado?» «Ho i miei dubbi». «Amontillado?» «E devo togliermeli». «Amontillado?» «Dal momento che siete impegnato, andrò da Lucchesi. Se qualcuno ha gusto critico, è lui. Mi saprà certamente dire: Lucchesi non distingue l'Amontillado dallo sherry». Eppure certi sciocchi sostengono che il suo gusto sia pari al vostro. «Andiamo». «E dove?» «Alle vostre cantine». «Amico mio, no, non voglio approfittare della vostra cortesia. Vedo bene che siete impegnato». «Lucchesi, non ho impegni, venite». «Ma no, non è per l'impegno, è per il raffreddore che vi affligge. Le cantine sono terribilmente umide, incrostate di sal nitro». «Andiamo lo stesso, il freddo non è nulla». «Amontillado, vi hanno certamente ingannato, e quanto a Lucchesi, non distingue lo sherry dall'Amontillado». Dicendo così, Fortunato mi prese sotto braccio. Indossai una maschera di seta nera e mi avvolsi nel mantello. Lasciai poi che mi trascinasse fino al mio palazzo. Non c'erano domestici in casa, si erano dileguati tutti per fare baldoria con la scusa del carnevale. Avevo detto loro che non sarei tornato fino al mattino e avevo dato ordini precisi di non muoversi da casa. Sapevo bene che questi ordini
sarebbero bastati ad assicurarne la sparizione non appena avessi voltato le spalle. Presi 2 torce dai candelabri e, porgendone una a Fortunato, lo condussi attraverso varie stanze fino all'arco che portava alle cantine. Scendemmo per una lunga e tortuosa scala e gli raccomandai di fare attenzione. Giungemmo dunque al fondo e ci trovammo insieme sul terreno umido delle catacombe dei Montresor. Il passo del mio amico era incerto e i campanelli del suo cappuccio tintinnavano mentre camminava. «La botte?» disse. «È più avanti, ma guardate la trama bianca che brilla sulle pareti». Si voltò verso di me e mi guardò con occhi velati, lucidi per l'alcol. «Salnitro?» chiese infine. «Salnitro», risposi. «Da quanto tempo avete quella tosse?» Il mio povero amico non riuscì a rispondermi per molti minuti. «Non è nulla», disse infine. «Torniamo indietro», esclamai. «La vostra salute è preziosa. Siete ricco, rispettato, ammirato, amato. Siete felice, come un tempo lo ero anche io. Siete un uomo che mancherebbe a molti. Io, invece, non conto. Torniamo. Vi ammalereste e non voglio esserne responsabile. Inoltre c'è Lucchesi». «Basta!» disse. «La tosse non è nulla e non mi ucciderà. Non morirò certamente di tosse». «Vero», risposi, «e non volevo allarmarvi inutilmente, ma dovreste usare prudenza. Un sorso di questo Medoc ci proteggerà dall'umidità». Aprii una bottiglia presa da una fila sul terreno. «Bevete», dissi, porgendogliela. La sollevò alle labbra con un ghigno, poi mi fece un cenno d'intesa mentre i campanelli tintinnavano. «Bevo», disse, «ai sepolti che riposano attorno a noi». «Ed io alla vostra lunga vita». Mi riprese sotto braccio e andammo avanti. «Queste cantine sono vaste», disse. «I Montresor», risposi, «furono una grande e numerosa famiglia». «Non ricordo lo stemma». «Un grande piede umano d'oro, in campo azzurro. Il piede schiaccia un serpente che lo morde al tallone». «E il motto?» «Nemo, me, impune, lacessit». Nessuno mi ha mai provocato impunemente. «Ah, ottimo», disse. Il vino gli brillava negli occhi e i campanelli risuonavano. Anche la mia fantasia si scaldava col Medoc. Procedemmo tra muri di ossa ammassate, tra barili e botti, fino ai recessi più interni delle catacombe. Mi fermai, afferrandolo per il braccio sopra il gomito. «Il salnitro», dissi. «Guardate, aumenta. Si attacca come il muschio alle volte. Siamo proprio sotto il letto del fiume. L'umidità penetra le ossa. Torniamo indietro, prima che sia troppo tardi. La vostra tosse?» «Non è nulla. Andiamo avanti. Ma prima un altro sorso di Medoc». Aprii e gli porsi una bottiglia di De Grave. La svuotò d'un fiato. I suoi occhi lampeggiarono di luce feroce, rise e lanciò la bottiglia in aria con un gesto che non capii. Lo guardai stupito. Ripeté il movimento, un gesto piuttosto grottesco. «Non comprendete?» disse. «No», risposi. «Allora non siete della confraternita». «Come? Non siete un massone?» «Sì, sì», dissi. «Voi? Impossibile, un massone?» «Un massone», risposi. «Un segno», disse. «Datemi un segno». «Eccolo», risposi, estraendo una cazzuola da sotto il mantello. «Ah, voi scherzate?» esclamò indietreggiando. «Ma andiamo ad assaggiare l'Amontillado». «E sia», dissi, rimettendo l'attrezzo sotto il mantello e offrendogli di nuovo il braccio. Si appoggiò pesantemente.
Proseguimmo in cerca dell'Amontillado. Attraversammo una serie di archi bassi, scendemmo, continuammo ad avanzare e scendemmo ancora, fino a una cripta profonda, dove l'aria viziata rendeva le nostre torce più braci che fiamma. All'estremità più lontana della cripta ce n'era un'altra, più angusta. Le pareti erano rivestite di resti umani, ammucchiati fino alla volta come nelle catacombe di Parigi. 3 lati erano ancora tappezzati di ossa. Sul quarto, invece, i resti erano stati gettati a terra, in un ammasso confuso. Oltre quel varco si apriva un piccolo recesso, di poco più d'1 metro di profondità, quasi 1 di larghezza e circa 2 d'altezza, probabilmente solo l'intercapedine tra 2 pilastri, chiusa sul fondo da una parete di granito. Invano Fortunato, alzando la torcia, tentò di esplorarne il fondo. La luce era debole e non lo permetteva. «Procedete», dissi. «L'Amontillado è qui dentro». «Quanto a Lucchesi, è un ignorante», interruppe il mio amico e avanzò barcollando con me dietro. In un istante raggiunse il fondo della nicchia. Trovandosi di fronte alla roccia, restò lì, instupidito. Un attimo dopo lo avevo incatenato al granito. Dalla parete sporgevano 2 anelli di ferro, distanti circa mezzo metro l'uno dall'altro. Da uno pendeva una catena corta, dall'altro un lucchetto. Gli passai la catena intorno alla vita e in pochi secondi era bloccato, troppo sbalordito per reagire. Chiusa la serratura, mi allontanai. «Passate la mano», dissi, «sul muro. Sentirete il salnitro. È molto umido. Vi supplico ancora di tornare». «No?» «Allora devo lasciarvi, ma prima devo rendervi tutti i piccoli riguardi che mi sono possibili». «L'Amontillado!» gridò il mio amico, ancora stordito. «Giusto», risposi, «l'Amontillado». Mi misi a lavorare tra le ossa, scoprendo pietre e malta. Con quei materiali e la mia cazzuola cominciai a murare l'ingresso della nicchia. Avevo appena posto la prima fila quando mi resi conto che l'ubriachezza di Fortunato era quasi svanita. Il primo segnale fu un lamento profondo dal fondo della nicchia. Non era il lamento di un ubriaco. Seguì un lungo e ostinato silenzio. Posai il secondo, il terzo e il quarto filare. Poi udii il furioso scuotersi delle catene. Il rumore durò diversi minuti. Per ascoltarlo meglio, sospesi il lavoro e mi sedetti sulle ossa. Quando infine il tintinnio cessò, ripresi la cazzuola e completai il quinto, sesto e settimo filare. Il muro era ormai all'altezza del mio petto. Mi fermai e, sollevando la torcia sopra la muratura, proiettai un debole chiarore sulla figura all'interno. Una serie di urla acute e stridule esplose improvvisamente dalla gola dell'incatenato mi respinse. Esitai un istante. Tremavo. Con la spada sguainata sondai il recesso, ma in un istante mi rassicurai. Posai la mano sulla solida pietra delle catacombe e mi sentii soddisfatto. Quindi mi avvicinai di nuovo al muro, risposi alle sue grida, le riecheggiai, le superai in forza e volume. Lo feci e il clamore cessò. Era ormai mezzanotte e il mio compito era quasi terminato. Avevo completato l'8º, il 9º, il 10º filare. Avevo quasi terminato l'11º. Restava solo una pietra da incastrare e murare. Lottando col suo peso, la posai quasi al suo posto. Allora dalla nicchia venne una risata bassa che mi rizzò i capelli. Fu seguita da una voce mesta che a stento riconobbi come quella del nobile Fortunato. Un gran scherzo, davvero, eccellente.
Ci faremo molte risate su a palazzo, su questo scherzo, davanti al vino. L'Amontillado, dissi. Sì, l'Amontillado. Ma non è tardi? Non ci staranno aspettando al palazzo la signora Fortunato e gli altri? Dobbiamo andare. Sì, dissi. Andiamo. Per l'amor di Dio, Montresor! Sì, per l'amore di Dio. Ma a queste parole non udii risposta. Chiamai forte. Fortunato. Nessuna risposta. Chiamai di nuovo. Fortunato. Ancora nulla. Spinsi la torcia attraverso l'apertura rimasta e la lasciai cadere dentro. Come risposta, solo il tintinnio dei campanelli. Iniziai a sentirmi affaticato per l'umidità delle catacombe e mi affrettai a concludere il lavoro. Spinsi l'ultima pietra al suo posto e la murai. Davanti alla nuova parete ricollocai quindi l'antico muro d'ossa. Da mezzo secolo nessuno le ha toccate. In pace requiescat.